mondo che provi a contare, credi che è tutta per te. Bastardo, non ti lascerò prendere mia moglie. Mamma! Mamma! Tranquilla, andrà tutto bene. Della Madonna del Divino Amore, la Madonna ha fatto il primo miracolo nella primavera del 1740. Roma è occupata ed è in grave pericolo. Pronto? Ciao, sono Silo. Ciao, bene, tu? Tutto bene. Ascolta, ti volevo chiedere se ti va di organizzare insieme niente meno che un tour sui fantasmi di Roma. Sì. Me l'hanno appena chiesto dei biglietti, io ti ho detto che li facevo sapere perché francamente non sapevo se ci fossero delle leggende in merito ai fantasmi. Comunque non ci inventiamo qualcosa per tenerli contenti, ci guadagniamo qualcosa di extra, no? Certo, volentieri, volentieri, improvvisiamo qualcosa e poi comunque delle leggende ci sono. Poi ci inventiamo pure qualcosa per farli spaventare un po', visto che la cosa piace. Sì, poi sono degli americani un po' strani, quindi ci voleva benissimo, dai. Ah, va bene, va bene. Perdonami, ti devo salutare perché devo aver lasciato la finestra aperta in camera che mi sta facendo chiudere la porta. Poi chissà, non è che boh, magari sti fantasmi stanno facendo qualche scherzo. Ciao, ciao ciao. Ciao Monica, come va? Come stai? Tutto bene? Allora? Tutto bene? Allora, ti disturbo? Benissimo. Assolutamente, è un piacere vederti. Piacere mio, carissima. Allora, ti chiamavo perché ho organizzato un tour sui fantasmi di Roma e ti volevo invitare. Oh, lo sai che io adoro queste cose. Grazie, no, infatti Mi fa piacere. ho pensato a te perché so che appunto vieni alle visite guidate, a Capodanno non manchi mai
e quindi ti ho avvisata. Ci vediamo sabato, va bene? Perfetto. Guarda, non Perfetto. dovrai neanche pagare perché il tour lo faccio per un gruppo di clienti americani e lo farò in inglese, per cui so che tu non parli benissimo inglese e perciò non dovrai pagare. Vieni così, fai una passeggiata, vedi i luoghi dove secondo la tradizione a Roma ci sono dei fantasmi. Adesso qua che troviamo. Mamma mia, che serata, veramente che spavento. Speriamo che qua sia almeno tutto a posto. Sì, è tutto a posto, forse mi sono fatta suggestionare. Vabbè, basta con queste fesserie, andiamo a dormire, no? E chi sei tu? Ma come non mi riconosci? Mamma mia, vattene! Vattene via, via, Tu via! non hai capito, tu non sai quanto io me ne vorrei andare via, ma tantissimo! Ma come faccio ad andarmene? Soprattutto, ma perché ti faccio paura? Ma tu chi sei? Io non ti conosco. Vattene! Allora, io so soltanto una cosa, stavo cadendo sul letto, mi sono ritrovata a Larga Argentina, poi mi sono ritrovata qua, felicissima di essere qua, tu c'hai anche un viso che mi sta tanto simpatico, ma io come faccio ad andarmene? Tu mi dici vattene, ma come posso andarmene secondo te? Io non so come tu sia entrata, comunque adesso che devi andare. Vattene, vattene, via, via! Non so neanche come tu sia riuscita ad entrare. Fila via, vattene. Poi mi spieghi pure come sei entrata. Oddio. E adesso dove è finita? Ma che cosa sta succedendo? Ma dove è andata? Ma che devo fare per farmi credere? Pronto? Ciao Filomena, sì, sono andata in chiesa dal sacerdote ma non mi ha proprio ascoltato, non voleva neanche sentire quello che avevo da dire. Non mi ha minimamente creduto. E... che ne so, non so che devo fare. Ascolta, sono entrata in casa e... bah, c'è qualcosa di strano. Non riesco a capire, però c'è una strana atmosfera. Bah. Fammi vedere un po', va, ti richiamo tra un po'. Ciao, ciao ciao. Marge! Oh, non mi riconoscevi prima, sei tremenda. Che fai di bello, Marge? Indovina? Guarda, tanto quello che fai va bene. Stanchissima oggi te? Sì, poi guarda questo caldo. Fa un caldo tremendo, però insomma, tanto so che quando vengo da te mangio sempre bene. Grazie, sei gentilissima. No, non sono gentile, sono veritiera. Ma io comunque ti vedo strana, ma come mai? Cosa mi racconti? Tutta silenziosa sulle tue. Ah, guarda, ti devo dire la verità. Sì, bene. Da quando mi hai proposto quel tour sui fantasmi, mi stanno succedendo delle cose stranissime. Tipo? Che non mi sembrano per niente coincidenze.
dai, tipo cosa? Ma tipo porte che sbattono, Vabbè, ricevo c'è il vento, strane, anche oggi c'è il vento, dai. no, ricevo strane telefonate, sono Ma andata... roba di maniaci. Che ti devo dire? Non lo so, no, veramente telefonate silenziose, però non mi è mai successo. Ma dici che è colpa mia? No, ma no, per carità, ma mica dico che è colpa tua, allora, no? gli americani. Non Dai, so. su, prendiamola a ridere, dai. Sì, e da una parte è anche divertente, però dall'altra mi sta mettendo un po' pensiero, perché sono cose che non mi sono mai successe. Oi, ciao Marghe. Oh, come ciao. stai? Insomma, guarda, non proprio benissimo. Ma Praticamente ieri, ti ricordi che ieri ho fatto la visita guidata? E durante la visita guidata ho sentito per tutto il tempo una voce che mi sussurrava nell'orecchio. Mi dispiace. Comunque guarda, io a questo proposito proprio volevo dirti che a me è venuta un'idea. Secondo me potrebbe funzionare, non lo so. Oh. Senti, tu ti ricordi di mia zia, no? Sì. Allora, quando eravamo ragazzine, così anche con mie cugine, mie amichette, eccetera, noi andavamo sempre nel suo giardino e facevamo delle sedute spiritiche. Vabbè, ho capito, ma forse le facevate per gioco? Come? Le facevate per gioco? Per gioco, un po' per gioco, un po' no. Ma poi seriamente, un po' per giocare. Io stavo pensando di tornarci insieme e fare una seduta sperando che una volta per tutte finiscano queste tue angosce terribili. Bah, se pensi che possa essere utile, che ti devo dire? Tentiamo pure questa. Dai, andiamoci. Tanto, guarda, mia zia nei prossimi giorni non dovrebbe esserci, in ogni caso io ho le sue chiavi di casa. E tra l'altro mia zia ha sempre detto che quel giardino aveva dei poteri magici. Soprattutto che quello che mi interessa, che mia zia diceva che riusciva a proteggere le persone, no? E magari ce la facciamo perché sta bene. Vabbè, che ti devo dire? Va bene, se pensi che possa avere un qualche effetto positivo, andiamo. Infatti ti ho chiamato per chiederti se domani posso venire a casa tua, perché qui c'è un'atmosfera che non mi piace per niente, molto angosciante. Ecco, per esempio, hai sentito adesso? Hai sentito? Un rumore che non capisco da dove venga. E quindi, insomma, domani appena posso vengo da te, ma ti telefono prima. Va bene, ma non me lo devi neanche chiedere. Ecco, però senti, hai visto che situazione puoi c'è venire qui? quando vuoi, tu sei la mia amichetta, io ti aspetto quando vuoi. Tanto tra l'altro domani sono tutto il giorno a casa e poi quando vuoi vieni. Grazie, sei dolcissima. Oddio, un altro rumore. Mamma mia, fammi andare a vedere che Non ti succede. fare angosciare. Vabbè, però insomma sono Magari cose. sono i vicini, no? Ma no, non sono rumori strani, mai sentiti. Ecco, Sicura? fammi andare a vedere che Comunque stai succede. tranquilla. Stai Insomma, è tranquilla. difficile Se stare hai bisogno, tranquilla. chiamami, Va bene, grazie, ciao. Ciao, Ciao, baci. bella. Zia, sai, domani viene a trovarmi la mia amica, quella che sente le voci. Perché non lo porti nel giardino di casa? Oh zia, ci siamo divertiti un bel po' in giardino da te, eh? Sì, come no? Eh sì, zia, ti ricordi? Oh, però non sentivamo mai niente, eh? Assolutamente. Niente proprio. Non vedo proprio la tua amica. No, shh. Aspetta. Va bene, allora sarà proprio un segreto, eh? Senti, ma che ore sono, zia? Le 11 saranno, 11 e un quarto. 12 meno qua. 12 meno un quarto, ma mi devo preparare, viene il fotografo, devo fare il servizio. Sì. Devo fare uno shooting per questo nuovo stilista bravissimo, si chiama Matteo Carucci. Sai che cosa mi faccio prestare? Mi faccio prestare, lui dovrebbe avere un abito da sposa bellissimo, me lo faccio prestare per fare la seduta in giardino da te. Farò un effetto. Sì. Mi aspetti, zia, arrivo subito. Sei pronta per il servizio? Sei arrivato? Se ne anticipo? Vabbè, mi stavo mettendo le Ma scale. sai che io ogni volta ti aspetto, non ti preoccupare. Dimmi una Ah, già sola. cominci? Che sei sempre bellissima come al solito. Stupenda. Prendi uno sguardo un po' sull'ambito. Uno sguardo all'angolo. Sì, così. Sì, aspetta, io non ce la faccio, prendi che almeno una parte del tuo corpo che è bellissimo.
Siamo pronti? Secondo round? Secondo round. Secondo shooting, secondo... Però sei moscio, ma com'è? Sì, perché fa molto caldo, No, so, no, è vero, però quando ti caldo. vedo mi fai sentire molto accandato. caldo. Sei molto spagnolo in questa foto. Perché te la chiamo io, sei bellissima, tu sei la mia preferita perché ti amo tutta la vita, così Dio non è vero. Mio Dio, che ci vedo la sposa è uno spettacolo, ci dobbiamo sposare subito, quasi quasi, approfitto. Ma sei già sposato? Ma non mi sei mai sposato con me, Non vuoi è sposarmi vero, con sei te? sposato, sei un bugiardo. Ma non sono bugiardo, non sono un chiacchierone così, ma io no. Io ti amo follemente, purtroppo veramente, veramente non vuoi. Ah, abbiamo preso l'anno. Oh Dio, guarda che roba, la scarpa sensual. Ma riesci a fotografare, a ballare con Certo. allora balla. E 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, ah. Che sei reso tu? Fammi vedere il tuo Dio così. Sì, che sono pazzo tu sei, devo sposare subito. Adesso, Non immediato. ce l'ho più il vestito da Fa niente, quello lo stesso. Sì, amore, così, che fai? Di spalle, mi giri le spalle, mi dai le spalle, perché mi dai le spalle? Io ti amo, ti vedo le spalle, non va bene questa cosa. Io sono il tuo fotografo preferito, ti amo tutta la vita e tu mi pensi che niente. E mi tradisci col primo che trovi. No, assassina. E io che pensavo tu eri la mia dea musa, ispiratrice, non ridi ti faccio La tua sentire. musa. La mia musa è bella, wow, che cane sei. È il muso? Ah, musetta. Wow, che vestito sensual. Ma che bella che sei, amica mia, sei proprio una top model. Sì, così mi piace, molto sensuale. Poi, Ciao. ciao. Come va? Bene, vedi che c'è zia. Permesso? C'è zia di là. Tutto bene, ma che? Abbastanza, grazie. Oh, ti presento mia zia. Parla forte perché è un po' sorda, Mi raccomando, se non ti sente. Parliamo di Va bene. un'altra cosa proprio. Va bene. Zia! Zia! Buongiorno. Lei è la mia amica Margherita. Piacere. Sì, Margherita, Margherita? ti ricordi? Sì, mi ricordo Margherita. Ti ricordi che ho parlato di lei, Sì, le voci, sì, questa come- cosa qua? Ah. Le voci strane. Le voci strane, le, sì, sì. le ombre. Sì, E poi dopo sono sparite. si sono sa sparite, poi tornano, vanno, vero? È così. Diciamo di sì, più o meno. perché. Almeno perché non sono sparite del tutto. No, a dire la Ancora verità ogni no. tanto. Ancora ogni tanto purtroppo mi perseguitano. Ma che dici, la portiamo in giardino da te? Certo, portatela in giardino da me. Così Tanto ci quello facciamo- è il posto migliore. Ma certo che sì. Io credo che il tuo giardino sarà proprio risolutore, vero? E il mio giardino è come fosse l'Eden. È l'Eden, sì. Ma meno male, non vedo l'ora di vederlo. Sì che ho pensato che metterò un abito da sposa per la seduta spiritica. Può essere un'idea. Posso dire, no? Sì, certo. Ma neanche gli offriamo un caffè? Ma sono proprio Ma tremenda, sì. sono proprio degna nipote tua. Ma sì, dai, che non ci devi pensare più. No, Non è facile. adesso. Dai, andiamoci a prendere un buon caffè e mettiamo una pietra su tutto. Vabbè. Allora, tazzino c'è. No, ti dicevo, io andavo sempre, sai, da piccola lì in giardino perché, vedrai, super suggestivo. Aspetta, lo zucchero, eccolo qua, dovrebbe essere, no, non c'è. Boh. Ah, eccolo. Poi sai perché pensavo all'abito da sposa? Perché pare che con questo abito ti sia morta una sposa. Come va? Come va? Bene, permesso? C'è nessuno? Non c'è mia zia, sì. Ma Ah. tipo, non ti piace la mia vise? Ma, bella, stai benissimo, sei bellissima come al solito, ma sei sicura che serva questa... Serve tantissimo, questa serve tenuta? tantissimo. Adesso aspetta che prendo la mia bacchetta magica. Quella sarebbe la bacchetta magica? Vabbè. Vieni, ti ho già preparato la seggiola. Oddio. Oddio, non mi passare la coda, per favore. Scusami, sì, infatti. Vieni. Vieni sotto l'altro, vai. Vieni Margherita là,
la seggiola sotto l'albero, vai, l'ho già preparata, vai, 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 vai avanti tu che ho paura di scivolare. Eccola lì, così, sento quel liquido, no, lo spirito dell'ispirazione si sta impossessando di me e concentrati. Ma sei sicura che funzioni? Certo che funziona, ma tu non devi concentrare, vai. Om, poro, pom, poro, pom. Pom, poro, pom, poro, pom, poro, pom, Stai poro, bene, pom. sì? Io sto benissimo, una serata meravigliosa, dai, concentrati su. Oh, adesso risolveremo tutti i tuoi dubbi esistenziali. Spiriti, 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 venite a me. Concentrati, dai. Spiriti, venite a me. Spiriti. Spiriti, adesso risolveremo tutti i tuoi problemi, tutti i tuoi dubbi. Concentrati, Margherita. Concentrati. Margherita, concentrati, non avere paura, tutti i tuoi problemi saranno risolti. Tu sei sempre sicura di stare bene, eh? Io sto benissimo, concentrati. Shh, zitta. Tu, spirito, chi sei? Cosa vuoi? Lascia in pace la mia amica! Oh, ma tu stai proprio sicura che funzioni, eh? Scusa, no, però andiamo avanti, dai, andiamo avanti. Aspetta, mi sposto più in qua che qui sento che ci sono degli spiriti, eh? Tu concentrati però, non mi aiuti. Allora, dai. Concentrati, Margherita, concentrati. Dai. Margherita, lasciatela in pace, lasciatela serena, mi raccomando, spiriti. Ma che cosa è stato? Non lo so. Senti, non mi piace questa cosa. Andiamo via, basta, abbiamo via? finito, basta, Tu basta. dici, ho finito? Andiamo. Sì, mi Ho un tieni po' la paura, mano? sì, ti tengo la mano, un Grazie. po' paura, andiamo a casa Un po' perché freschino perché stasera, sì, eh? appunto, via, basta, finito questa storia. Mamma mia. Ce la fai? Non lo so, sai. Zia! Non sei neanche andata a casa, dammi la valigia, dai, sarà pesantissima. Ma come è andata la seduta? Ah, la seduta, sì, adesso ti racconto. Zia, ti racconto. Peccato che non c'eri, eh? Lo so, però... Vieni che ti racconto. Vuoi caffè? Sì. Vieni. No, ma zia, guarda, non ti puoi immaginare, lei era proprio tutta bianca, una paura terribile. Guarda, mi sono divertita da morire. Ma lo sai che i fantasmi non esistono? Eh?
Stai serena, fra un po' tutto finirà, ma il segreto è in quella busta. Pronto? Pronto? Ciao Margherita. Ah, sei tu? Ciao papà. È caduta la linea. Dio, ma ha pure cancellato il numero. Oh mamma mia, ma adesso chi è? Oddio, 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 oddio. Ma chi è? Ma che ore sono? Ma chi è che viene a quest'ora? Ma chi è? Ma chi è a quest'ora? Stavolta ho suonato, così ti ho avvertito, se no mi dici sempre che ti metti paura. Posso entrare? Mamma mia, ma che sta succedendo? Prima la telefonata di mio padre, adesso questa. Ma che diamine sta accadendo? Mamma mia, mamma mia. Ma guarda, io non credo che tu troverai ancora la telefonata di tuo padre sul cellulare. È inutile che cerchi. Ha la forma delle capriate, ma tutte realizzate in cemento. L'opera più importante conservata all'interno della chiesa è il crocifisso di bronzo dorato, realizzato da Pericle Fazzini negli anni 60 e che si trova direttamente sopra all'altare maggiore. Ciao! Ciao! Ciao, io sono Greg, piacere. Margherita, ciao! Grazie per aver accettato l'ultimo minuto di ospitarmi a casa. No, non ti preoccupare, figurati, c'ho la camera libera. Grazie, infatti è stato un po' un'improvvisata, ti avrà raccontato Filomena quello che è successo, la disavventura con l'altra sistemazione che avevo, quindi davvero ti ringrazio per avermi deciso di ospitare in queste 2 settimane. Figurati, non c'è problema. Allora ti faccio vedere la tua camera. Grazie. Scusa. E da questa parte? Sì, prego. Grazie per avermi ospitato, sai, in questi giorni ho avuto un imprevisto, dovevo ritornare negli Stati Uniti, ma purtroppo, anzi anche per fortuna, in questo caso è venuta fuori questa visita guidata che ho visto su internet, sponsorizzata dal tuo sito, per cui mi sono iscritto e quindi avevo bisogno di un posto per rimanere a dormire e per fortuna Filomena ci ha messo una pezza, bella coincidenza il fatto che sono proprio capitato qui a casa tua. Strano. Sai, le cose strane a volte non sempre succedono, quello che è strano molte volte non lo è, anche perché sai io mi occupo, faccio il giornalista, quindi mi occupo molte volte, più delle volte di ricerca, di spiegare molte volte cose che non sempre sono spiegabili, che invece poi alla fine trovano una spiegazione logica. Per cui per questo sono stato attratto da questa vostra visita su queste leggende che in qualche maniera si collegano a storie di fantasmi, più o meno vere, più o meno possibili,
che però non sempre sono possibili, però sono leggende che si tramandano da generazioni, per cui ero abbastanza, sicuramente ne sapete più di me, e quindi ero abbastanza affascinato. Buongiorno Margherita. Oh, buongiorno, vieni che ho fatto il caffè, prego. Grazie, grazie. Ti va? Grazie. Come va? Va bene. Mi piace la casa, è tanto che vivi qua. Eh sì, praticamente da quando sono nata questa è la casa dei miei. Abitavamo qui insieme, poi mio padre è morto quando ero piccola, è caduto dalle scale, è morto in circostanze un po' strane. E poi ho continuato a vivere qui con mia madre, che a un certo punto ha incontrato un compagno che è venuto a vivere con noi. Ti ha fatto da padre, quindi. Sì, più o meno possiamo dire che mi ha fatto da padre, finché purtroppo mia madre si è suicidata e No. quindi sono rimasta qui con lui. Piace. Che ti devo dire, è una situazione un po' strana. Sono rimasta a vivere qui con lui, che Ma poi non se sai ne il motivo, non ha lasciato nessuna lettera, nessuna... No, non l'ho Non mai ha capito. mai- Non l'ho mai capito. cercato... Ho cercato di capire, ma non ho mai trovato nessuna informazione, niente. E Mi spiace. sì, lui è rimasto con me finché non ho compiuto 18 anni, poi se n'è andato, è partito, è quasi sparito. Io sono rimasta qua, anche perché qui di fronte abitano i miei nonni materni. E lui se n'è andato per un po', ha fatto qualche telefonata, ha mandato qualche messaggio, qualche cartolina e poi è scomparso. Mi dispiace, quindi non l'hai più sentito? No, per tanto tempo, ma ti confesso che qualche giorno fa ho ricevuto una sua telefonata che mi ha abbastanza, come dire, turbato, perché era sparito nel nulla, non avevo più avuto notizie, invece si è rifatto vivo. Telefonata, di incontro, di sapere Ma come sì, ha stavi, chiesto come stavo, ha com'è. chiesto di incontrarci, mi è sembrata molto strana perché appunto da parte di una persona che è scomparsa per Senza tanto così, senza tempo. spiegazioni, cioè ciao. No, senza spiegazioni. Sì, ha detto che mi vuole spiegare, boh, magari lo incontrerò. Vabbè, scusa, bevo il caffè perché devo scappare, che c'ho un appuntamento con un gruppo, devo lavorare stamattina, altrimenti rischio di fare tardi. Bene. Oh mamma mia, che è successo? Ma guarda che capelli! Guarda che capelli! Ma stamattina erano molto più corti! Ma che cosa sta succedendo? Oddio, oddio, oltre a tutto il resto pure questo. Strana questa storia dei capelli. Bah, fammi vedere bene. Oh mamma mia, ma che mi è successo? Ma stamattina i capelli erano cortissimi. Adesso invece sono cresciuti pure troppo, un taglio stranissimo. Ma che sta succedendo? Santo cielo, ma perché mi sta succedendo questo? È vero, guarda, erano corti come l'avevo rasati a zero come piace a me. Veramente una cosa inspiegabile, impensabile. Scusami, sono sconvolta. Sono appena tornata a casa, mi sono tolta il casco, sai che a casa mia all'ingresso c'è uno specchio e praticamente mi sono accorta che i capelli mi sono cresciuti in maniera incredibile e non so veramente cosa stia accadendo, sono veramente confusa, ho anche un po' paura e perciò ti chiedo se puoi stasera di venire a dormire da me. Grazie, fammi sapere.
aspetteresti? No. Guarda che bello là. Che paradiso. Che meraviglia. Sai da quanto tempo non salivo qua su? Sono 35 anni. E come mai? Perché purtroppo questo è il posto dove è morta mia madre. Pensa che... Ma non è morta qua. Come stasera Non lo so. Tutto quello che sta succedendo, questi strani episodi. però sei stata coraggiosa, io non so se hai avuto mai il coraggio, sai? Ma sei sai, forte. per me questo è un luogo brutto perché è il luogo della morte di mia madre, poi però in realtà è anche un posto molto bello perché vedi che panorama che c'è, vedi il campanile illuminato, la cupola, la Basilica di Santa Maria Maggiore, È meraviglioso però. e anche questo bel venticello, Che questa... cosa ti ricordi? mi ricordo solo che sono venuta qua e ho visto mia madre lì per terra. No, è E poi sono un'esperienza scappata. terribile. Quanti anni avevi? 10. E te la ricordi lei in faccia com'era? Sì, me la ricordo, era una donna dolcissima, e poi, vabbè, poi me la ricordo anche per le foto, quindi E tu cosa hai provato quando l'hai vista così? spavento, dolore. Ma è nel un'immagine che ti è rimasta proprio dentro, È no? un incubo ricorrente, chiaramente ci penso spessissimo, è stata un'esperienza devastante. Guarda, sei stata veramente forte stasera, io non so se l'avrei mai fatto, tu sei veramente una persona con tanto coraggio, sai? Che mi ricordo. Ti ringrazio. Pronto? Pronto? Ciao Margherita. Ah, sei tu? Ciao papà. Sei in casa? Sì, sono in casa. Allora che dici se ci prendiamo un caffè? Va bene, t'aspetto. Ok, a dopo. Ciao. 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 Prego. Come stai? Bene, Ti offro un caffè? grazie. È tanto che non ci vediamo. Eh sì, è proprio tanto. Certo che ne è passato di tempo, ma che hai fatto tutti questi anni? Sono stato in giro per il mondo. È stata una vita molto, molto frenetica, molto attiva. Ti saresti comunque potuto fare io, avresti potuto fare una telefonata, un messaggio. Hai ragione, ma sai, ho avuto veramente tante cose da fare, però come sono arrivato a Roma ho pensato a te e eccomi qua. Anzi, sai che pensavo? Perché io e te non andiamo a cena una sera, io e te da soli, così parliamo. Vabbè. Anzi, mi è venuta un'idea migliore. Facciamo una cena qui, così invito i miei amici e te li presento. Ti va? Va bene, facciamo come vuoi tu. Ok, va bene. Ciao. Allora, ciao, a presto. Ciao. Capo, ma è l'alba. Speriamo di non aver svegliato Margherita.
Allora? Sì, no, stai tranquillo, ancora non ho... No, incomincerò, mi metterò alla ricerca del patrimonio già da domani. Va bene, stai tranquillo, però mi chiami a quest'ora in Italia dell'alba. Va bene, faccio sapere io. Ok, grazie. Mamma mia! Ma le hai viste anche tu con le mani? Io da quando le ho avute sul collo mi è successo di tutto, mi sono ritrovata qua, non so che sta succedendo. Allora, sì che le ho visto anche un orologio, è un orologio che mi è familiare, anche se non riesco a ricordare a chi appartenesse. E poi sinceramente in realtà non mi ricordo neanche chi sia tu. Avanti! Marghe, scusa, sono entrato da poco, ci ho sentito urlare, è tutto a posto? Ma insomma, tutto a posto no. Qualcuno ha tentato di strangolarmi. Chi? Non c'era nessuno, io sono entrato adesso, in casa siamo soltanto noi due. Vabbè, però... Magari è stato un incubo. Non lo so. vorrei che la storia del tour dei fantasmi ti abbia un attimo destabilizzato. Sai, molte volte uno si ha anche autosuggestione. Ho appena finito di rovistare i cassetti, ma per tutta casa ci ho provato, ma niente, non c'è traccia del patrigno. Pronto, capo? Senta, scusi se la disturbo a quest'ora, Margherita non c'è per una visita guidata fuori. Stanno succedendo delle cose strane in effetti in questa casa. Lei non vuole ammetterlo, però mi è capitato più di una volta di sentirla parlare di sera in camera sua. Quando mi capita di sentirla io entro e busso ovviamente. Le chiedo se va tutto bene, se è tutto ok, gli dico che l'ho sentita parlare, se ho sentito delle voci, per cui così insomma se era tutto a posto, e lei mi dice sempre che è al telefono. L'unica cosa è che ogni volta mi dice che è al telefono e il telefono non c'è a fianco a lei. Una volta era addirittura in cucina, lo sapevo, che per curiosità ero andato a vedere prima dove era il telefono, perché si mi diceva che era al telefono, ne avevo la prova e lei mi ha detto che era al telefono. Cosa mi consiglia di fare? Poi Marghe? Sì, allora... Ascolta, volevo dirti una cosa. Sì. Io stamattina, vabbè, non ti spaventare perché questa cosa darà ancora più angoscia delle tue angosce. No, vabbè, invece voglio che stai serena, però stai attenta, perché io qua stamattina quando sono uscita da casa tua, per caso, diciamo per fortuna, ho sentito Greg che stava al telefono. Guarda, io veramente non ti voglio preoccupare, però io ho capito una cosa: Greg conosce il tuo patrigno, quindi stai attenta, capito? Certo, pure non questa... lo so, è strana questa che cosa. storia. Io l'ho sentito per caso, ti ripeto, o per caso o per fortuna, però Che l'ho storia. sentita, sono sicura. Quindi Marghe, non lo so, è una cosa che un po', non ti voglio dire che mi preoccupa, però un po'. Ora certo, da pensare, certo. quindi mi raccomando, perché questa è una cosa reale, vera, gli altri sono rumori, cose, paure, voci, però questa è una cosa strana. Va bene, Mi prometti va che stai bene. attenta? Ci mancava pure questo adesso.
Oddio, ma che è successo? Ma che sta... Ma che sta roba? Questa è Erika. Ma sì! Ma dove stai? Ma sono io! Ma ora ti ricordi? Ti ricordi ora? Ora a me è tutto chiaro. Ma giocavamo insieme all'Arga Argentina, te lo ricordi? Sì. Oh, che tu facevi la guida e io facevo la cliente. Ecco Sì, perché giocavamo vengo... alla guida ai clienti. Ecco già da perché io allora, vengo sì. da te, ma ora è chiaro, ecco perché io vengo da te. No, altrimenti non ci sarebbe stato veramente una spiegazione, ma veramente. Ma questa busta l'hai portata tu? No, no, temo di non essere da sola, ma non l'ho portata io. Margherita, ti sei... Capo, ma lei che ci fa qua? Non venuto fosse Margherita, appena uscita. Sono venuto perché la situazione sta precipitando. Ora ti spiego. Ok, mettiamoci sul divano. Eccoci. Allora, che è successo? Abbiamo trovato un altro cadavere. È stato un morto. Sì, e probabilmente è l'amica di Marghe. Dobbiamo aspettare i risultati delle analisi, della scientifica, ma probabilmente è l'amica di Marghe. Quindi dobbiamo stare attenti e fare le cose per bene per proteggere Marghe. Ok, io cercherò di starle più vicino, di non tenerla d'occhio. Marghe, cosa stai facendo? Guarda, ho trovato una foto in cui sono con la mia amica, quella che adesso mi appare sotto forma di fantasma. Ma dai. Eh sì. Lei? È proprio lei. Quanti ricordi? Guarda, gli posso fare una foto? Sì. Ricordo che non ero a Roma, manco da quando eravamo amiche, sai Marghe. Ricordo che non vivevo più a Roma, parlavo americano e ricordo delle mani che mi stringevano il collo. Una aveva al polso un enorme orologio. Poi da un tratto mi sono ritrovata al tuo fianco, come quando eravamo bambini e giocavamo insieme. Vieni Margherita, dobbiamo parlare. Ho bisogno di capire se sei in pericolo oppure no. Ho visto il fantasma. Guarda, una storia stranissima. La ragazza che ora mi appare era una mia amica delle scuole elementari. Me l'ero quasi dimenticata. In realtà, appunto, durante il periodo delle scuole elementari, insomma, quando ero piccola, ci frequentavamo spessissimo con lei e con la mamma. Venivano spesso a cena da noi, con mia mamma e col mio padrigno.
Avanti. Marghe, buongiorno. Vuoi che preparo io la colazione questa mattina? Ho sentito che c'è stato un po' di strambusto questa notte. Va bene, adesso ti raggiungo, vai. Marghe! Marghe! Arrivo. Marghe! Arrivo. Guarda! Oddio mio, perché è successo? Ma che caspita. Senti, io non ho capito cosa sta succedendo. Ultimamente succedono veramente delle cose molto strane. Adesso metto tutto a posto. Eh sì, lo so. Ma che ci faccio qui, Aro? Nel bagno di casa mia? Oddio, scusami, scusami. È colpa mia, è colpa mia. Ultimamente non faccio altro che parlare con un fantasma. Gli puoi dire se mi riporta a casa, per favore? Buongiorno Margherita. Oh, buongiorno. Tu stai preparando il caffè? Sì, ma tu di corsa vai a vestirti. Monica, vieni, ti aspetto di là sul divano. Pronto? Marghe? Ciao Monica, ma che fai? Mi chiami da una stanza all'altra? Ma no, ma io sto a casa mia. Ma come stai a casa tua? Sto a casa mia. Ma che stai dicendo? Ma ti giuro, sto a casa mia. Non so come sia possibile, sto a casa mia. Ma dai, ma ti ho lasciato di là, ma che diamine è successo? Oddio mio, ma che sta succedendo? Ma che sta succedendo? Basta, non ne posso più, non ne posso più. Andate via, via, tutti fuori da qua, basta. Marghe, ma che sta succedendo? Non lo so, non ci sto capendo più niente. Guarda, c'ho la testa che mi scoppia. Veramente, cioè una cosa del genere non mi è mai successa. Monica! Ma Monica, non hai capito che a un certo punto ho ricevuto una telefonata e Monica, che era nell'altra stanza, si è trovata a casa sua. Come era a casa sua? Ma stava adesso qui, quindi era lei al Cosa vuoi telefono. da me? Era lei che mi chiamava, che ha detto che all'improvviso si è trovata a casa sua. Ma chi è? Ma che è successo? Mamma, boh, sarà Greg che è uscito di casa, dai. Andiamo a vedere. Marghe, Sì? guarda un po'. Guarda un po', cos'è sta foto? Mamma mia. Cosa? Oh santo cielo. Ma che? Oddio. Eccomi, buonasera Margherita. Oh ciao, come va? Bene, stai preparando la cena? Sì. Ma poi stamattina non t'ho più visto. Purtroppo ho avuto da fare, sono uscito di corsa questa mattina. Ah, ho capito, vabbè. Comunque possiamo recuperare. Sto cucinando qualcosa e dopo vieni pure Filomena.
Ah, buono, quindi saremo noi tre a cena. Sì, saremo noi tre a cena e poi ti volevo dire una cosa. Spero nulla. No, non ti preoccupare, non ti voglio cacciare, però. Sì, l'idea di cercare un'altra stanza. No. Sono un paio di notti che ti sento parlare in camera tua. Ma veramente non capisco di cosa tu stia parlando. Ti ho sentito dire che conosci il mio padrigno. Come mai? Sei sicura di aver capito bene? Non ricordo. Se vuoi la prossima volta entro in camera, così ne parliamo direttamente. No, Greg, non è ancora il momento. Tranquilla, è tutto a posto. Ora mi devi spiegare tutto. Voglio la verità. Hai capito? Hai una situazione complicata. Vuoi che me ne vado via da casa tua? No, però mi devi spiegare tutto. Voglio sapere chi sei veramente. E sono un agente dell'FBI e io ed Erika eravamo insieme. Quella foto l'abbiamo scattata e sto indagando sul suo omicidio. Ti ho detto, devi avere fiducia in me, devi avere fiducia in me, si risolverà tutto. Marghe. Non devi avere paura, devi essere forte, come ti ho sempre insegnato. Presto tutto finirà. Che c'è, Marghe? Ho sognato mia madre. Dai, stai tranquilla. Ho sognato mia madre. Non è niente, dai. Ci sono novità, però abbiamo bisogno delle impronte. Secondo me dovresti dire a Margherita che lo invitassi a casa, il padrigno, per rimediare le impronte. Ok, cercherò di fare il possibile. Sentirò Margherita, cercherò di procurarmi queste impronte nel patrigno. Mi sa che sta arrivando, sento qualcosa. La saluto, capo. Greg, ci sei? Sì. Ciao Margherita, Ciao, buonasera. Greg. Ma com'è tutta così affamata? Ah, guarda, ho delle novità interessantissime. Allora, raccontami un po'. Allora, stamattina stavo aspettando dei clienti, siccome erano in ritardo, ho pensato di chiamare il mio padrigno. Fantastico. L'ho chiamato, era libero ed è venuto per un caffè. Non ci posso credere. Con la novità delle novità, guarda un po'. No. Allora, No. lui... La tazzina. Esatto, lui Quindi... praticamente è andato via di corsa, io ho chiesto al proprietario del bar di darmi la tazzina, ha voluto che gliela pagasse, l'ha voluto pure 5 euro,
chiaramente glieli ho dati e così te l'ho portata e così Perfetto, la puoi quindi spedire per farla analizzare. Esatto, quindi magari adesso potremmo prelevare il DNA e vedere se corrisponde al DNA trovato su alcune scene di delitti, non te ne avevo ancora parlato, una in modo particolare è venuta prima che lui venisse qui a Roma, negli Stati Uniti, questa sarà di vitale importanza. Telefono subito al mio capo. Capo, che ci fa? Abbiamo i risultati delle analisi. Abbiamo trovato le impronte che corrispondono con quelle del patrigno. Sul collo di Erika sono le stesse impronte. Lui è l'assassino. Il giudice ci ha dato l'autorizzazione, siamo entrati e abbiamo perquisito l'appartamento. Del patrigno di... Sì, e abbiamo trovato delle foto di Margherita e di Erika. Dove? Foto da piccole, da bambine. Ma dove erano? Sul PC? Sul PC, ma non erano foto normali, erano foto molto compromettenti. E non solo di loro due, anche di altri bambini. Centinaia di foto. Pensiamo che anche la madre di Margherita possa essere stata uccisa da lui. Ma si era sparato un colpo alla testa in terrazza? Ma può essere un omicidio mascherato da suicidio. E anche il padre di Margherita. È stato un incidente? Sì, è stato un incidente? Dobbiamo rianalizzare tutto. Ma io penso che non sia stato un incidente. Penso che dietro a queste morti ci sia la mano del patrigno di Margherita. Pazzesco. Adesso non vorrà uccidere anche Margherita, spero, perché... Io penso di sì. Infatti bisognerà proteggerla. Ok, dirò a Margherita, adesso ci sarà una cena dove lei lo ha invitato per presentarlo ai suoi amici. Penso che sia una cena pericolosa. Abbiamo bisogno di una confessione. Margherita dovrà cercare di farlo confessare e in quel momento bisognerà bloccarlo. Marghe! Oh, ciao! Ciao! Vieni, ti devo dire una cosa, è venuto il mio capo poco fa. Mi ha raccontato, ha avuto gli esiti, sai, nell'informazione, la presentazione che abbiamo mandato. Sì. Ha avuto gli esiti, ti devo dire alcune cose che mi ha detto. Vieni, che è successo? Meglio che ci sediamoci. Allora, diciamo che gli sviluppi sono stati abbastanza imprevedibili, però anche inquietanti. Allora, le impronte che erano presenti sulla tazzina di caffè che mi hai mandato, che erano del tuo patrigno, corrispondono a quelle trovate sul collo di Erika. Quindi è stato lui a strangolarla. Lo so, è stato difficile anche per me, perché comunque sai, di Erika ne ero innamorato, quindi comunque sia non basta, perché è probabile che tua madre e anche tuo padre e la madre di Erika siano state vittime sue. Abbiamo fatto non accorgerci. Purtroppo hanno trovato nel computer dell'appartamento che è presente nell'appartamento in cui lui viveva con la madre di Erika, dove è morta, anche delle foto tue di Erika da bambine nude. Quindi è probabile che sia un pedofilo, che purtroppo siano morte per averlo scoperto. Sai che la festa che farai, ti avevamo detto di organizzare la festa per presentarlo alle tue amiche e cercare in qualche maniera di riuscire a capire in effetti che cosa vuole da questa busta che ti sta chiedendo con insistenza, che gli abbiamo detto che abbiamo. E dobbiamo fare intanto attenzione che tu non sia la prossima vittima, perché
potresti essere anche tu la prossima vittima, però il mio capo mi ha rassicurato, verranno 2 mie colleghe, piazzeranno delle telecamere e dei microfoni e durante questa festa, al momento opportuno, che comunque riterrai tu opportuno, magari ti farò un segno io, dobbiamo un attimo vedere, ci deve essere un momento in cui tu lo devi portare in camera tua e devi cercare di farlo parlare. Tranquilla, non sarai sola, ci saremo anche tutti noi, serve una confessione, quindi devi essere forte e cercare di farlo parlare. Cercherò di essere convincente, ma... Sì, considera che sei in pericolo, quindi adesso lo facciamo dopo aver molta saputo attenzione. tutto questo, immaginare non sarà facile comunque. Andiamo a preparare la cena per la nipotina dei miei amici. Ciao Marci. Permesso? Grazie di quello che stai per fare. Ma non c'è preoccupazione, perché io l'ho sempre detto che questo era un posto magico. Franco dov'è? E sta cercando parcheggio, vedrai che arriverà a breve. E Filomena? Tornerà presto. Pronto, Marghe? Ciao papà. Sai, tra i motivi per cui sono tornato a Roma è perché ho bisogno di alcuni documenti che custodiva tua madre. Sono in una busta marrone, li deve avere da qualche parte. Se puoi cercarmeli. E ne ho con me una e sono a casa della zia di Filomena. E perché non ci raggiungi così ti faccio conoscere anche i miei amici? Va bene. Allora ti aspetto qua. Ti mando l'indirizzo, ti mando un messaggio con l'indirizzo. Grazie Marghe, grazie, dai, ci vediamo.
Sì, intanto accomodati in giardino. Ciao, Ciao. tu sei la zia di Filomena. Sì, sono la zia di Filomena. Prego, accomodati. Grazie, è un piacere conoscerti. Ciao papà. Ciao Marghe. Beh, vuoi vedere la casa? Adesso ti mostro la casa. Cominciamo dal giardino, eh? Vieni a vedere, vieni. Vedi? Questo albero ha visto tante feste e sono contenta di rifare un'altra festa ancora, ma veramente, sai. Bene. E quella scala di metallo dove porta? Al piano di sopra, no? E che può essere, no? Ciao! Ciao! Tu sei la zia di Filomena? Sì, sono la zia di Filomena. Io sono Greg, piacere. Piacere, Greg. Accomodati. Grazie, grazie, Sì, sì. grazie. Eccomi, scusate il ritardo, allora zia, come stai? Hai cucinato stasera? Ciao Filomena, veramente ho cucinato io. Oh, non sapevo che fossi qui. Sì, sono felice di vederti, sai, sono arrivata ieri sul tardi in realtà, quindi... Ciao, quindi tu sei Marghe. Filomena ha sempre parlato di te e di tutti voi. Ciao. Tu non ti sei accorta che Margherita una volta ha i capelli corti, una volta li ha più lunghi, ma è stranissima questa cosa. In questo periodo ti sei accorta solo di questo? Vieni, andiamo in camera. Ma dove vuoi andare? Ma stai con noi, che divertirai moltissimo! Ti ha scoperto mamma, eh? È per questo che l'ha uccisa? Sai, improvvisamente mi è tornata la memoria. Ma cosa stai dicendo, Marghe? Ero piccola e ho rimosso tutto per via dello shock, ma ora mi sono ricordata tutto. Era per questo che sei rimasta ancora un po' dopo la morte di mamma, vero? Volevi vedere se mi sarei ricordata di averti visto con la pistola in mano nascosto sul terrazzo quando vidi mamma per terra morta, vero? E non mentire! Era questa che cercavi? Sì, mi dispiace che tu l'abbia scoperto, che ti sia tornata la memoria. È un vero peccato. Ma non ti ricordi tutto? Non ti ricordi dei bagnetti che facevamo dopo la morte di tuo padre? E io mi è capitata l'occasione e ne ho approfittato. Tranquilla, non avrai il modo di raccontarla. Io non ne sarei così sicura. È per questo che sei scappato dall'Italia? Sì, e pensa che è per lo stesso motivo che sono tornato. La povera Erika mi ha sorpreso mentre guardavo dei vecchi ricordi di te da bambina, ma non potevo permetterle di denunciarmi, non credi? Ah, finalmente! Ha appena confessato. Hai registrato tutto?
C'è lui. Tranquille, ho sistemato telecamere ovunque, quindi si vedeva che è stato un incidente, quindi adesso è tutto finito male. Adesso tocca soltanto chiamare la polizia e è finito, tutto finito. Ragionate. Speriamo. Adesso mi sono divertita moltissimo. Beh, adesso ormai è troppo tardi, quindi me ne vado a dormire. Ciao ciao. Ma cosa? Cosa? Zia, cosa? Ma dove va? Zia. Zia. No, ma è sparita. Zia. Zia. Possibile che non avevi capito? Cosa? Era già così quando eri bambina. Vedi? Cosa? Era già così. E allora? Ma è possibile che non te ne eri resa conto? Possibile che non te ne sei accorta in tutti questi anni? Cioè tu dici che lei... Sì. Mamma mia che serata. Mamma mia, veramente. Sentite, visto che ci sono le telecamere, io vorrei andare a casa, voglio andare via da qua. E se la polizia dovrà farmi delle domande, mi troverà tranquillamente a casa. Beh, io me ne vado, mi sembra il problema minore a questo punto. Sì, io me ne vado, scusate. Sì, ma non ci credo. Marga, aspetta, ti accompagno. Anche... Aspetta, sei un po' scioccata. Sì, infatti voglio capire. Beh, io non è che sia meno scioccata, però... Non l'hai capito? Salve capo. Buonasera. Venga che presento Marghe. Marghe, lui è il mio capo. Buonasera. Buonasera. Scusate, vi lascio un attimo da solo, io vado a preparare la valigia. Adesso dovrò salutarti anch'io. Vado, scusate. Ti ho seguita da lontano. Sono contento che sia finito tutto. Anch'io. Accomodati, ho appena fatto il caffè. Grazie. Ne vuoi un po'? Grazie. Ecco il caffè. Grazie. Un buon caffè italiano. Come pensi che andrà adesso la tua vita? Cercherò di ritornare a fare quello che facevo prima. Certo sarà difficile riprendermi dopo tutto quello che è successo. So che fai la guida turistica. Sì. Sai che New York non è Roma, ma anche a New York si può fare la guida turistica. E se tu vuoi io ti potrei dare una mano. Hai mai pensato di cambiare città? Ma veramente fino adesso non ci ho mai pensato, però dopo tutto quello che è successo forse mi farebbe bene. Certo, potrei pensarci, però mi dovresti aiutare. Ti aiuterò io, non ti preoccupare. Aspetta. Fai tutto quel tratto che trovi. No, aspetta, ho sbagliato io. Ricomincia. Vai. Fai tutto quel tratto che provi a pensare che credi che è tutta per te. Ok, vai. Cucù, ti ho avvertito perché sennò mi dici che ti spaventi ogni volta che mi vedi. Posso entrare? Dai, facciamo magari? Vai. Allora, stavolta però senza di te prendo soltanto lei, così tu sei un attimo, io magari c'ho la telecamera ferma.
Allora, aspetta, così faccio noi anche il primo piano. Oh, ok, così affacci Vado. così. Dimmi, Ok, vai. Cucù. Aspetta, no, sei in basso, scusami. Ok, perché le altre sei io messo non troppo passo. bassa le altre camere. Dimmi tu quando vado, Ok, vai. Cucù. Stavolta ho suonato prima di entrare, perché sennò mi dici sempre che ti metti paura. No, devo tenere in mano la telecamera. Scusa. La guardo la telecamera? No, io ho davanti Margherita, No, non la c'ho telecamera. Margherita, sì. Vero? Ho davanti Margherita qua, quindi ho un po' Sì. spostata rispetto, quindi non guardo te, guardo qua. Ok, sì, Zitto. Vai. vai. Cucù. Stavolta ti ho suonato e non mi dire che ti metto paura, se no. Posso entrare? No, mi vieni fuori dalla telecamera, quindi devo capire come Se vuoi non lo faccio, Cucù. No, è che mi vieni giù rispetto alla telecamera, ok. Andiamo. Perché se mi abbassa, aspetta, sto così all'inizio. E mi Cucù. vai fuori dalla telecamera, sei fuori dalla E telecamera. allora devo stare più in alto, Quindi io faccio devo solo, aspetta, allora abbassare- faccio solo Cucù così, senza abbassarmi. Ok, sì, così. Giusto? Sì, ok, grazie. Niente. Vai. Vado. Sì. Cucù. Stavolta ho suonato così, ti ho avvertito, se no mi dici sempre che ti metti paura. Posso entrare? Fermo. Ecco, poi do io. Vai, vieni, sediamoci. Posso fare? Io mi metto lì. Vieni Margherita, dobbiamo parlare. Vieni. Che non sapevo dove ci devo mettere. Non mi hai detto, tu ti metti lì, dove Esatto, metti? io venivo- Vedi, poi dice che so io. Dove cazzo roba mi Se io devo vengo di mettere? qua, tu venivi qua, ti Dove mettevi mi di qua. devo mettere? Tu là, io qua. Riusi quello. Uso quello. E poi, aspetta un attimo, piazzati la camera per te. Così è perfetta. Allora tu pensi a chiudere la porta e tu dici ciao Marghe. Ok. 1, 2, 3, azione. Ciao Marghe. Ciao. No, io devo dire ciao. È lui che deve dire ciao. Allora, Va bene, che sta detto? Adesso no, sì, lei apre la porta e dice ciao e tu arrivi tu adesso. No, tu sei ferma là, tu chiudi, Facciamo- tu la ancora porta la facciamo chiudi un soltanto. spazzolino. È lui che deve salutare lei, tu chiudi solo la porta. Io sono ferma qua. Tu sei ferma. Esatto, rimani ferma così. Ho aperto la porta. Sì, adesso lui è entrato, lei ha detto, lei l'ha salutato, adesso tocca a lui salutare lei. Dopo riapri. Azione. Ciao Marghe.